Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video dove parleremo di Napoli-Cremonese. Pre-partita di Napoli-Cremonese che si giocherà domani, vedremo le probabili formazioni, vedremo alcuni indisponibili soprattutto per la Cremonese e c'è un nodo diffidati in casa Napoli, ma ci arriviamo punto per punto. Prima di cominciare, ovviamente, volevo come sempre invitarvi ad iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti. E andiamo per gradi. Allora, la formazione del Napoli in primis. Spalletti non abbassa la guardia, schiererà la formazione titolare, o meglio, la formazione tipo che ha battuto la Roma e ha prevalso sullo Spezia, ovvero Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Kim, Mario Rui, Olivera ballottaggio con Mario Rui favorito, centrocampo tipo Lobotka, Anguissa, Zielinski, Politano, Lozano in ballottaggio con Lozano che dovrebbe essere favorito, dovrebbe giocare lui, Osimhen e Quara a sinistra. Formazione titolare, appunto perché Spalletti no, prima cosa non vuole abbassare la guardia, l'abbiamo sentito in settimana. Secondo, il sassolino dalla scarpa della Coppa Italia se lo vuole togliere, anche perché non è andata giù, secondo me. La sconfitta in Coppa Italia non è andata giù né ai calciatori, né a Spalletti e né a noi tifosi. Quindi troveremo una Cremonese che ovviamente non ci stenderà un tappeto rosso a dire ok, eccovi i 3 punti, perché sicuramente vorrà fare qualche punto perché siamo alle ultime battute. Se non vincevo questa, un'altra partita comunque rimane a 8 e la Serie B si avvicina sempre di più. Ovviamente ci sono degli infortunati in casa cremonese, però noi non dobbiamo guardare chi gioca, o meglio, i giocatori che entreranno in campo, ma dobbiamo fare la nostra partita e portare a casa altri 3 punti. Perché in settimana è una decina di giorni che si parla, dopo la telefonata di De Laurentiis, che tutti sappiamo è andata virale online, il presidente punta alla Champions League. Non è sbagliato puntare alla Champions League, perché quest'anno, dal punto di vista dei numeri, dal punto di vista del gioco, dal punto di vista di un'armonia totale tra gruppo, società, calciatore, allenatore, è giusto che si punti a fare quanto meglio possibile in Champions League. Poi, dal punto di vista del calcio giocato, secondo me siamo ad oggi, non voglio dire sempre, ma ad oggi siamo tra le prime 6 squadre in Europa. Quindi il quarto di finale sarebbe quasi obbligatorio passare il turno, anche se l'Eintracht ovviamente non è una squadra semplice e non verrà né a Napoli né tantomeno noi andremo noi là a fare la partita e a vincere 10-0 e 10-0. Quindi le partite vanno giocate tutte quante. Comunque, detto questo, abbiamo non diciamo che è una cosa che va calcolata, ovvero i diffidati in casa Napoli. C'è Kim che beccando un altro giallo ovviamente salta la prossima partita. Guardando il calendario abbiamo Sassuolo, Empoli, Lazio e Atalanta. Quindi o domani o col Sassuolo, secondo me ti devi beccare quel giallo, perché non vorrei poi presentarmi senza Kim contro la Lazio e l'Atalanta che a livello difensivo forse ci metteranno molto più in difficoltà sia della Cremonese che dell'Empoli, anche se l'Empoli ha messo in difficoltà chiunque e dobbiamo stare molto attenti. Forse la Cremonese a livello realizzativo è la squadra che ha segnato meno gol, a livello proprio in attacco che pecca. Quindi secondo me le difficoltà difensive non saranno tantissime rispetto a un Empoli e rispetto soprattutto a Lazio e Atalanta, quindi sono calcoli che secondo me vanno fatti e in casa Napoli li avranno già fatti, non sono io a dare consigli sicuramente. Quindi Kim o domani o col Sassuolo alla prossima si deve beccare l'ammonizione, così scatta la diffida, salti la partita con chi abbiamo, Sassuolo, Empoli, salti l'Empoli o il Sassuolo se lo becchi domani il cartellino e siamo tutti più tranquilli, così abbiamo il grandissimo coreano contro la Lazio e contro l'Atalanta, perché ragazzi Kim
può essere, a volte può essere disordinato, a volte ti sbaglia il passaggio, però poi recupera su tutti e tre i palloni consecutivi. Pedina fondamentale di questo Napoli. Grande acquisto ovviamente di Giuntoli, grande acquisto estivo. Nessuno se lo aspettava, però dal punto di vista difensivo non voglio essere, diciamo, ah, però tu guardi sempre i calciatori del passato. No, io faccio un paragone, perché sono due difensori quasi simili per stazza e per come mantengono la posizione in campo. Quindi Kim, secondo me, al momento è più forte di Koulibaly, soprattutto del Koulibaly che arrivò a Napoli all'inizio perché era indisciplinato, era tecnicamente era scarsino, però grandissima possenza fisica, grandissima corsa, quindi poi è diventato il grandissimo difensore che è. Però se paragoniamo il primo anno al primo anno tra Kim e Koulibaly, Kim vince a mani basse, quindi averlo contro Lazio e Atalanta diventa fondamentale. Queste cose vanno studiate se vuoi portare, non se vuoi portare sempre i 3 punti a casa, però se te la vuoi giocare sempre con la formazione tipo. Quindi abbiamo questa diffida che sarà gestita secondo me al meglio da Spalletti. E questo era per quanto riguarda Cremonese-Napoli, con gli indisponibili per la Cremonese e con la cura Ballardini che però sta dando i suoi frutti perché la Cremonese è molto più compatta e non prende poi così tanti gol come ha fatto in passato. Prima era una Cremonese che giocava molto più palla a terra, arrivava al limite dell'area di rigore, non aveva ovviamente molta qualità in attacco, non segnava, beccavi il gol perché comunque eri sempre scoperto, giocavi palla a terra, ti sbilanciavi ed hai raccolto pochi punti. Con Ballardini c'è più compattezza e ci sono meno spazi da poter usufruire. Però il Napoli, se fa il Napoli, non ci sarà partita. È un Napoli che è convinto dei propri mezzi e poi io sono uno che la pensa così. Se dobbiamo puntare anche alla Champions League, dobbiamo fare di tutto per arrivare al 21 di febbraio, la trasferta di Francoforte, almeno con questi 13 punti di vantaggio, senza perdere nemmeno uno. Così puoi gestirti i punti di vantaggio, puntare totalmente all'ottavo di Champions League, perché poi hai Atalanta, Lazio, hai alcune partite che sono più complicate, quindi va a finire che qualche punto lo lasci per strada, però è fondamentale secondo me arrivare con 13 punti di vantaggio alla sfida con l'Eintracht di Francoforte, così da buttarci a capofitto nell'andata degli ottavi di finale e cercare di mettere un mattone importante sulla qualificazione ai quarti. Questo era quanto ragazzi per Cremonese Napoli e per le ultime per quanto riguarda gli azzurri. Vedremo domani sera che partita sarà. Il Napoli che giocherà domani sera alle 20:45. Sempre Forza Napoli, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!